Buongiorno a tutti, questo sarà un video diverso dal solito, infatti mi sentite parlare in italiano perché ci tenevo veramente tanto a raccontarvi la mia esperienza. Infatti 2 settimane fa ho frequentato un corso a Firenze, vi dirò tutto quanto più avanti, dove ho imparato veramente tantissime cose sia dall'insegnante sia dalle mie compagne, perché era un corso rivolto principalmente a professionisti e quindi ognuna di noi ha portato le sue esperienze e le sue competenze e si è creato veramente un mix fantastico. Io sono Veronica di Salmandra Verde Arts and Crafts. Durante la settimana sono una sarta, lavoro in un atelier su misura dal dicembre del 2014 e durante il fine settimana invece creo costumi per il gioco di ruolo dal vivo e per cosplay. Sono dei tipi di cucito, di confezione o chiamiamolo anche sartoria molto diversi tra di loro, anche tra il cosplay e il gioco di ruolo cambia molto. Sapevo che ci fossero grandi differenze anche con la sartoria per il costume storico e per la rievocazione, perché ho dei contatti anche in quell'ambito lì, però devo dire che in questo corso ho imparato veramente tantissimo. Il corso, della durata di 40 ore, prevede la realizzazione dell'abito indossato da una sconosciuta nobildonna raffigurata da Tiziano in un quadro della metà del Cinquecento, oggi alla Galleria Palatina a Palazzo Pitti. È tenuto dalla docente Vittoria Valsania e si svolge presso Spazio Nota, progetto promosso e sostenuto da Fondazione CR Firenze e da Osservatorio Mestieri d'Arte, in collaborazione con il Corteo Storico Fiorentino e Paolo Penco e con il patrocinio del Comune di Firenze. Vi metto tutti i link in descrizione. Buongiorno, allora anche stamani sono arrivata finalmente al parcheggio. Ieri sera non ho registrato perché era troppo buio, ma devo dirvi che sono veramente contenta. Diciamo che fare un corso presso Spazio Nota organizzato dall'Osservatorio Mestieri d'Arte è abbastanza una garanzia, quindi sapevo già dove andavo a parare. Ho già un'amica che ha fatto dei corsi da loro, il corso del cuoio, è rimasta entusiasta, quindi eventualmente se rifacessero qualcosa anche del cuoio vi consiglio vivamente di partecipare. E poi conosco Oma da tempo perché è grazie a loro che io sono entrata nella bottega nella quale mi trovo, prima attraverso un tirocinio e poi grazie all'apprendistato, quindi grazie. Ieri abbiamo cominciato lavorando in gruppi anche per rispettare tutte le normative Covid, e quindi siamo riusciti a preparare molte parti che servono per cominciare ad assemblare il capo, cioè questo bellissimo vestito di questa donna raffigurata all'interno di un quadro di Tiziano. Ma iniziamo dall'inizio. D'obbligo era innanzitutto prendere confidenza con l'opera, la sua storia e le sue caratteristiche. Abbiamo proseguito poi analizzando il bozzetto che era stato realizzato per l'occasione, osservando materiali, tecniche e decori realizzabili. Un gruppetto ha cominciato ad applicare sul corpetto i ricami fatti da Anna Rodriguez. C'è chi ha realizzato le maniche e chi tutta la montatura che va sopra. Io mi sono occupata principalmente del taglio della gonna insieme ad altre 2 persone che hanno proseguito con la confezione, mentre io mi sono spostata con il ricamo su una parte delle maniche. E ho fatto anche le prove di ricamo con una macchina da cucire veramente base, che non mi aspettavo potesse fare un così bel lavoro. Però sfortunatamente non li abbiamo potuti fare dove avevamo progettato. Passando dalla sala conferenze durante il giorno abbiamo visto la tela, già provata dalla signora che indosserà l'abito finito e con le correzioni segnate e riportate su carta modello. Perché non pensate che un vestito di questo genere, anche se con 18 mani, si riesca veramente a realizzare in 5 giorni. La docente ha fatto molto lavoro prima per lasciarci la parte più interessante. Il secondo giorno abbiamo messo il turbo, non ve la faccio lunga, ma tutti i pezzi separati alla fine sono stati raggruppati in manica, gonna, corpetto e altro. Buongiorno 3. Umore del giorno? Non vedo l'ora di cominciare. Oggi abbiamo la prova con la signora che indosserà il vestito. Sono molto emozionata, mancano ancora le ultime rifiniture per la prova e vedremo cosa succede. Mentre c'è chi mette insieme tutti i pezzi per la prova, c'è chi parte con i fiocchini. Fiocchini ovunque, sui quali poi verranno messe delle perline. Ecco una foto fatta al volo prima della prova.
Buongiorno, oggi è il quarto giorno, un resoconto di ieri. Allora, la mattina abbiamo finito di mettere in prova il costume e nel primo pomeriggio abbiamo fatto la prova con la signora che indosserà il costume. È stato molto molto interessante e soprattutto una grande soddisfazione vedere quanto le è piaciuto. Quindi adesso si procede come in tutti gli altri casi e si smonta tutto ciò che c'è da smontare, si fanno le correzioni e poi si rimonta tutto quanto e si finisce il costume. Battitacco, fodera del corpetto, fodera della gonna sono pronte da inserire per rifinire il capo. Infine la cintura con le filigrane realizzate dall'oreficeria Paolo Penco. Grazie a tutti coloro che hanno reso questo possibile e alla nostra fantastica guida Vittoria Valsania. E poi abbiamo anche scoperto il micio, che, a differenza di quanto possiate pensare, non è uno dei miei 3 soliti aiutanti, quelli dei tutorial, ma bensì borotalco in odore. Dovete sapere che il borotalco, se messo su una macchia di grasso immediatamente, la assorbe e una volta scosso non lascia traccia, ma fate attenzione perché non si può usare su tutti i tessuti. Quindi insomma, come si dice, non si smette mai di imparare e sono stata veramente contentissima di aver potuto partecipare a questo corso. Spero di poter partecipare ai futuri corsi che faranno presso Spazionota. Vi lascio tutte le informazioni e i link. So che partiranno davvero dei corsi prossimamente, quindi vi consiglio vivamente di dare un'occhiata. So che alcuni sono veramente interessanti e raramente si vedono in giro, quindi non fateveli scappare assolutamente. Ringrazio ancora tutti coloro che hanno reso possibile tutto ciò e ringrazio tantissimo la mia insegnante e le mie compagne perché da loro ho imparato veramente tantissimo. Un saluto a tutti quanti. Ciao!